Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi siamo qui in provincia di Torino, Mercenasco per la precisione, siamo al Peraga Garden Center e vi presentiamo le begonie. Lo facciamo insieme alla nostra esperta Francesca Vernile che ci darà anche qualche buon consiglio per ottenere delle splendide fioriture. Eccoci qui Francesca, cosa ci puoi dire sulle begonie che tra l'altro sono anche in fioritura in questo momento? Sì, abbiamo qui due specie fiorite, ecco qui vediamo la begonia elatior e quest'altro ibrido, perché poi ci sono tantissimi ibridi e varietà di begonie, mentre qui abbiamo delle begonie da foglia, anche loro fioriscono ma la fioritura diciamo che è in secondo piano rispetto alla foglia. Queste sono le begonie del gruppo Rex. Le begonie sono piante non particolarmente difficili, ma l'importante è rispettare alcuni accorgimenti, quindi vogliono una buona illuminazione ma assolutamente non il sole diretto, ma ce ne accorgiamo già dalla foglia. Se vedete la foglia di una begonia è acquosa, tenera, quindi questo già ci suggerisce che non cresce in ambienti molto soleggiati, perché altrimenti la foglia si asciugherebbe. Noi abbiamo come indicatore l'aspetto della foglia. Una foglia coriacea normalmente è esposta a climi aridi, soleggiati. Una foglia così tenera, carnosa e acquosa invece vuole necessariamente un ambiente più protetto. Quindi sicuramente il primo segreto: luce ma non sole diretto. Alcune varietà poi sopportano meglio o peggio la luce, però quello insomma dipende da tipo a tipo. Un'altra cosa importantissima, assolutamente non il ristagno idrico. Questo vale per la maggior parte delle piante, ma in particolar modo le begonie, soprattutto quelle rizomatose, ovvero quelle che al di sotto del terreno hanno un rizoma, non tollerano in alcun modo il ristagno perché il rizoma marcisce e quindi le perdiamo in brevissimo tempo. Quindi il segreto per avere delle ottime begonie è annaffiarle diciamo lasciando trascorrere il tempo necessario ad asciugare il terreno. Ecco, quindi facciamo asciugare il terreno, chiaramente non eccessivamente come facciamo con le piante grasse, e poi bagniamo abbondantemente, quindi non dare poca acqua ma darne molta a distanza di tempo, in maniera tale che il terreno possa asciugarsi. Altra cosa importante, dare nutrimento, quindi nel vaso o nella buca d'impianto mettiamo abbondante compost, humus, farina d'osso. Ecco, la farina d'osso è un concime naturale a lenta cessione che quindi noi possiamo mettere nella buca d'impianto e nutrirà la pianta per lungo Farina tempo. d'osso? Farina d'osso è uno scarto delle lavorazioni alimentari. Cosa possiamo dire? Sono piante che temono il freddo, quindi le dobbiamo riparare in casa oppure in una veranda. L'unica specie di begonia che prospera anche così allo stato spontaneo è la subspecie evansiana, che è quella con la foglia verde con le venature rosse, che fa dei fiorellini rosa e che qualche volta possiamo anche ritrovare nei parchi, nei giardini, perché dopo la fioritura produce dei bulbilli che si disperdono e quindi si riproduce da sola. Per il resto, ecco, se la teniamo in casa, cose banali, ma insomma meglio dirle, lontano da correnti d'aria, lontano da fonti di calore, termosifoni e camini, e esposte insomma con una buona luminosità, non proprio dietro una finestra perché rischiamo l'effetto lente e quindi la foglia ci si può bruciare, però in un ambiente molto luminoso. Bene, Francesca Vernile ci ha dato degli ottimi suggerimenti per avere delle splendide fioriture. Fateci sapere alla fine, se avete seguito questi consigli, com'è andata con le vostre begonie. Alessandro, Francesca e le begonie vi salutano, vi invitano a mettere un bel pollice all'insù ed iscrivervi al nostro canale. Ciao e alla prossima!